Eccoci qui ragazzi, conferenza stampa di Garcia pre-Frosinone Napoli, la prima conferenza ufficiale pre-partita, comincia il campionato. A Safadie dico io, così cominciamo a parlare di calcio giocato e la finiamo di trascorrere, diciamo, il tempo a leggere le notizie tra tribunali, codici penali, giustizia sportiva, eccetera, eccetera. Quindi parliamo della conferenza stampa di Garcia, ci sono alcuni spunti anche a livello di formazione. Sappiamo che Kvaratskhelia non sarà del match, ne parliamo, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale per chi è nuovo e chi sta passando su questo video adesso, attivate la campanella delle notifiche, sempre Forza Napoli ragazzi. Cominciamo e andiamo con calma. Non lo so perché mi è uscita questa cosa veloce, perché volevo arrivare a dei punti che mi entusiasmano, quindi andiamo, partiamo e andiamo direttamente alle domande su Kvaratskhelia. Kvaratskhelia che si è detto, anche se la risonanza fatta ieri non presenta niente di strano, Kvara comunque ha decantato un fastidio, precauzione, lo teniamo a riposo, anche perché domani non ti stai giocando Napoli-Real Madrid, l'ottavo di Champions. Non è una frase questa la mia per declassare, attenzione, un Frosinone, però viene da sé che le qualità tecniche in campo con Kvara o senza Kvara comunque sono superiori, quindi perché rischiare? Giusto così, giusta politica del non rischiare. Kvara tornerà lunedì, dice Garcia, e sarà a disposizione, quindi è un affaticamento e non cominciamo una volta con l'infortunio, i massaggiatori, i preparatori, e quello è venuto e quell'altro è stato licenziato dalla Roma, eccetera, eccetera. No. Il mercato ha cambiato le squadre, siete i favoriti. Garcia dice siamo tra i favoriti ovviamente perché Inter, Milan, Juventus e Lazio stanno comunque lì e lo scudetto è da giocarsi. Lo scudetto prevede 38 partite e tante insidie durante tutta la stagione. Ci sono anche cose che devono andare al posto giusto per poter far sì di vincere un titolo, lo sappiamo benissimo. La domanda che Garcia rispedisce al mittente, giustamente, è quella sul calciomercato. Sta per arrivare Gabri Vega, cosa si attende da lui? Io posso parlare solo dei miei giocatori Nathan e Caiuste, gli altri non sono nostri. Poi questa è la presentazione di Frosinone Napoli. Volevo quasi dicere non ci rompete le scatole, ma se l'è tenuto per lui, non del mercato, chiedete a Meluso. Ah, molto semplice. Ma è la cosa di Frosinone Napoli, va bene, un'allusione al calciomercato, però voi avete cominciato una conferenza stampa tutto quanto a infierire. È normale che uno se ne esca così. Ottimo Garcia. Il mercato come ha cambiato le squadre, vabbè, hanno detto anche gli altri la stessa cosa di prima, anche gli altri hanno fatto mercato, ci sono squadre che sono favorite, noi siamo tra quelle. Abbiamo noi portato freschezza con Nathan e Caiuste che hanno grande voglia, punto fondamentale perché la voglia di arrivare crea quella sana competizione anche con i titolari, se vogliamo chiamarli titolari, di Spalletti, così che il Napoli abbia tante risorse disponibili, tanto è vero che Garcia dice io ho 5 campi, li voglio usare tutti quanti. Poi il paragone tra Napoli e Marsiglia, che ovviamente conosciamo tutti, le tifoserie sono simili, anche la stessa Marsiglia comunque non è tanto lontana da Napoli per dove è piazzata, sul mare, eccetera, eccetera, però Garcia dice io dove eccola qua, la ritrovo qui, se la domanda sul Marsiglia. Uh-huh. Eccola qua, dalla Francia, Marsiglia simile a Napoli, c'è una certa pressione. La pressione è la stessa per me o se fosse rimasto il vecchio allenatore. Tanto è vero che Garcia dice io ho fatto la stessa cosa e vissuto la stessa cosa a Lille vincendo dopo oltre 50 anni con la doppietta con la Coppa di Francia e sono rimasto. Ho vissuto una sfida del genere, poi sulle tifoserie sono entrambe mediterranee, calde, ovviamente sono similitudini, ma quando vinci te la godi di più la tifoseria. I nuovi arrivati sono pronti e sullo stesso piano dei compagni. Caiuste giocava in Francia, un paese europeo, ma non parla la lingua come Nathan, per lui è un po' più difficile, perché arriva dal Brasile, i campionati lì sono differenti. Lasciamogli un po' di tempo per adattarsi. Indizi di formazione.
giocherà sicuramente Juan Jesus e Rachmani domani, almeno per come la vedo io. Sicuramente si opterà per fare entrare Nathan pian piano. Senza Quara, chi immagina a Frosinone? Elmas o Raspadori? C'è anche Lozano, secondo me, punto fondamentale, perché Lozano a sinistra col PSV nella prima stagione di Lozano al Paris Saint-Germain, quando ci fu il boom e il Ciucchi, Lozano fece una grande stagione a sinistra dove gioca Kvaratskhelia, quindi hai anche Lozano disponibile, sempre salvo il mercato, perché poi la situazione Lozano può essere pure che tra 3 minuti arriva l'offerta. Ah, ho accettato l'offerta, piglia e se ne va. Quindi c'è anche Lozano, secondo me, la sua miglior stagione al PSV a sinistra, appunto, anche se qui ha fatto bene a destra. Ma può essere lui, Elmas, Raspadori. Sto provando alcuni giocatori che sono polivalenti ed è una qualità, non un difetto. Rosa lunga, lunghissima ovviamente. Lo dico perché alcuni soffrono non avendo un posto fisso, ma possono aiutarti tanto. Può esserci Raspa a sinistra o mezzala, l'unica cosa sicura è che Raspadori ci sarà. Quindi Raspadori è informazione. Mettiamolo dietro la punta a Raspadori con Lozano Coste Kvaratskhelia, vai! E vai! Dai, dai! Dai che così va bene, la formazione contro la Pollo Limassol a me non è dispiaciuta. Le due punte solo a gara iniziato dall'inizio, entrambe ovviamente quando si tratta di fare dei gol possiamo farli anche con una sola. Tutte le squadre che giocano con una punta fanno comunque tanti gol, quindi la doppia punta non è che raddoppi i gol a partita, ma cambia comunque l'assetto tattico. A volte può essere interessante se Osimhen e Simeone per dare ancora più difficoltà alla difesa avversaria avendo più giocatori in area. Dobbiamo migliorare nell'avere più elementi davanti alla porta e aiutare Victor. Altra situazione fondamentale col quadrato che si crea fuori all'area di rigore, allora Spadori sta dietro la punta. Dai, dai, grande, grande Garcia. Difesa molto alta, resterà la filosofia principale? Sì, sicuramente. Poi ho parlato alla squadra, di squadra camaleonte, perché a volte ti servono cose diverse. Durante la preparazione i giocatori erano stanchi, contava di più la mente per la posizione, si aspettava di più come blocco, qualche ripartenza perché ci sono stati giocatori veloci. E ha aggiunto anche Garcia, ma non trovo il trafiletto. Nei test precampionato, l'unica partita che possiamo prendere realmente in considerazione è l'ultima, perché hai avuto Salva Anguissà, la rosa disponibile. Per il resto, si è sempre dovuto adattare con Primavera, con Osticard spostato a centrocampo perché non c'era nessuno nella terzultima o nella penultima uscita prima dell'Apollo lì Massò, quindi è perciò che io mi rifaccio a quella partita e secondo me è proprio quella partita che Garcia ha svoltato con questo fatto di Raspadori che a me mi intriga tantissimo e vediamo se ci abbiamo preso e se sarà una soluzione comunque che porterà i suoi frutti, perché poi c'è sempre il fatto squadra che vince non si cambia. Se dovesse non portare i frutti sperati, Garcia è navigato, intelligente e non è uno che diciamo come si dice, si sofferma sulle sue scelte e diventa intransigente, almeno a quanto vedo, poi può darsi che mi sbagli, quindi vedrà lui il da farsi. Comunque Raspadori ci sarà e tanto più i due centrali per me saranno Rachmani e Juan Jesus. Nathan verrà inglobato nell'11 pian piano. Poi c'è Ostigard, non lo so se Ostigard venga considerato come terzo, come secondo o come quarto centrale, lo sa solo Garcia, però dal punto di vista tecnico di piedi, secondo me è una spanna dietro agli altri tre. Poi mi auguro per Ostigard e per il Napoli che tecnicamente diventi il più forte dei quattro e diventi il miglior difensore, perché comunque è stato un investimento importante e per il futuro. Detto questo, forza Napoli e speriamo che domani a Frosinone ci sia una bella partita, più che altro aperta, per vedere comunque il gioco e le soluzioni che si possono trovare, e non mi auguro una partita chiusa dove ci stanno Pullman davanti all'area di rigore e può essere Guardiola, può essere Garzia, può essere Spalletti, può essere chiunque.
farai fatica sempre. Se la squadra ovviamente di fronte a te è completamente rinunciataria, abbassa la linea, devi portare quanti più calciatori in area di rigore o a ridosso dell'area di rigore e prepararti a un'imbucata eventuale per poter sbloccare il risultato. Poi quando la sblocchi sicuramente poi vedrai un'altra partita, ma mi auguro di vedere un Frosinone che non se la venga a giocare a viso aperto, però che comunque tenti di dire la sua. Detto questo, forza Napoli sempre, comunque e dovunque, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!